Quando voglio portare narrazione all'interno del gioco, la prima cosa che mi viene in mente è la basetta. La basetta è un punto fondamentale. Seguite questo tutorial per sapere esattamente come ho fatto le mie basette di Trench Crusade, in modo che possano essere narrative e perfettamente adatte alla mia nuova banda di Nuova Antiochia. Una basetta fatta bene crea una narrazione, un tema comune per tutta la squadra ed è perfettamente in sintonia con quello che è l'ambientazione che voglio giocare. In questo tutorial ho deciso di spiegarvi come ho portato a termine le mie basette di Trench Crusade. È una banda di 400 punti, quindi alla fine ho dovuto fare solo 5 basette, ma ho voluto farle dandogli un tono che, per quanto mi riguarda, crea un realismo e una narrazione per tutta la banda. Una basetta fatta bene vale quasi tutto il modello, perché è il punto fondamentale che, se anche la pittura non è stata bellissima, ecco, la basetta dà quel tocco in più per rendere il modello fantastico. Quello che voglio fare per creare queste basette scenografiche è creare un effetto trincea, quello che è effettivamente Trench Crusade, e magari poi mettere qualche dettaglio per far capire che non è esattamente una trincea della prima guerra mondiale, ma è che è qualcosa di diverso. Il primo passaggio è quello di utilizzare la pasta della Vallejo, che non è altro che una pasta texture che ho usato in altri video, per andare a spalmare con una piccola spatolina sulla basetta. Questo creerà una texture una volta che la basetta sarà asciutta, che la pasta sarà asciutta, creando un effetto sabbia. Ma la sfrutterò anche in un'altra maniera, perché questa texture è quasi un cemento. Qualunque cosa io incastoni dentro rimarrà fissata. Ed è per questo che ho utilizzato dei bastoncini di ghiacciolo per andare a creare un effetto trincea. Ho utilizzato una spatolina appuntita per creare delle incisioni su quello che è il legno liscio del ghiacciolo, per renderlo un po' più realistico e un po' più illuminato. A quel punto, utilizzando la mia forza delle mani nude, l'ho spezzato per creare quello che potessero essere delle assi, un passamento, un passaggio all'interno di una trincea nel fango. Queste assi poi sono state posizionate a mano all'interno della texture Vallejo e magari utilizzando una puntina, una gocciolina di super attack per tenerle salide. Solide, parole che sono difficili da pronunciare mentre si fanno video. Una volta che ho posizionato il legno come più mi piace, quindi non sempre parallelo, ma magari spezzo dei pezzi per renderli un po' più interessanti in un punto, magari ne posiziono uno sovrapposto a un altro per rendere tutto un po' più tridimensionale, vado a mettere quello che secondo me è l'anima di Trench Crusade, la parte demoniaca. E come lo faccio? Beh, ho dei fantastici teschietti di Mamma GV Citadel, che non credo siano più in produzione, ma secondo me li potete trovare facilmente, o ve li potete stampare in 3D, o potete usare i bits che volete. Questi non sono altro che dei teschi pronti all'uso che posso posizionare sulla basetta come più mi piace. Li sto tenendo nel modo più sacro possibile, perché una volta finiti non li utilizzerò mai più, e questa credo sia la seconda volta in tutta la mia vita che decido di utilizzarli. Quindi spero che questo video abbia milioni di like. Una volta scelti i teschi più adatti, li posiziono. Ora, la basetta che sto facendo attualmente è quella del leader, quindi è un po' più voluminosa rispetto a quella degli altri, mi permette di utilizzare un po' più di teschi. Quindi 3 teschietti che vado a posizionare saranno più che sufficienti, e uno è un po' demoniaco. Perché? Perché sì, perché Trench Crusade, l'ho detto, la narrativa, ne abbiamo parlato 5 minuti fa, state attenti per favore. Sono soddisfatto. Lasciamo alla pasta Vallejo quei 15, 20, 30 minuti di asciugatura, anche un'ora se vogliamo essere sicuri, e andiamo a dare un bello spray nero per rendere tutto omogeneo, perché ora è il momento di colorare. La colorazione in realtà è la parte più semplice che ho fatto, perché abbiamo già una texture molto buona, nel senso, la basetta è praticamente finita, la maggior parte del lavoro è stato fatto prima con l'utilizzo di materiali particolari, la texture e così via. Noi adesso dobbiamo semplicemente dargli quei tocchi di colore. E un uomo saggio una volta mi disse: il legno non è marrone, è grigio. Quindi, partendo da questo presupposto, ho iniziato a fare un bellissimo dry brush che parte dal grigio scuro fino ad arrivare al bianco poco accennato su tutta la basetta. Tutta la basetta, attenzione, non solo il legno, perché dare un dry brush completo della stessa tonalità su tutta la basetta mi permette di dare un po' di omogeneità al tutto. Una volta che sono soddisfatto con dei vari dry brush, quello che mi viene da fare è andare a dare il colore. Il colore non sarà troppo
acceso, nel senso siamo nella prima guerra mondiale, già il ricordarmi io gli eventi della prima guerra mondiale che non ero nato, mi ricordo semplicemente le immagini bianco e nero dei documentari, quindi quello è meno colore più rovina. Ed ecco che faccio tutto con lavatura marrone per andare a dare un po' di colore sulla terra, non sul legno, sulla terra, e utilizzando appunto il dry brush che ho fatto bianco si crea un po' di tridimensionalità. Ogni tanto metto sì il marrone sul legno, ma dove devo dare le ombre, non come lavatura forte, come se fosse solo un filtro per dare un po' di profondità a quella che è la basetta. Do il colpo di grazia con del verde per cambiare un po' la cromia della basetta. Il verde, un po' per dare l'effetto verde marcio del legno, va messo in alcuni punti della basetta e magari passato via col dito, perché se è troppo accesa la lavatura verde poi dà un effetto finto che non vogliamo ottenere. Quello che risulta alla fine della basetta è questo effetto, una bella basetta quasi realistica, non fotorealistica, ma che è perfetta per quello che è il mio dettame e quello che volevo ottenere per la mia banda. E poi mancano i teschi. I teschi in realtà sono una cosa facilissima. Quello che ho fatto è lavorare praticamente col colore sempre bagnato, partendo da un marrone, un XV88 della Citadel, e potete vedere la scala cromatica nel video, vederlo crescere a livello di lucentezza, quindi sempre più chiaro fino ad arrivare al bianco quasi puro, dove ho dato due piccoli tocchi per i punti più brillanti. Alla fine lavatura di marrone e siamo tutti felici. In realtà, ripeto, la realizzazione di queste vasette è durata forse 20 minuti, ma l'effetto finale che ho guardandole dal vivo è incredibile. E sono la base perfetta per quello che sarà la mia banda di Trench Crusade. Non è ancora dipinta, non è pronta per i Battle Report, ma state sicuri, e lo ripeto, che una base narrativamente coerente per tutti i modelli è una base perfetta per i vostri wargame. E se non sapete come fare la vostra basetta, guardate questo video, anzi questo non so mai dov'è il bottone, dove vi presento il tappeto matte, game matte di Trench Crusade della P-Work Wargames, e almeno potete farvi un'idea sulle cromie di colore e come fare le vostre basette per Trench Crusade. Ricordate di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su Wargame in Italia e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!